Eccomi di nuovo qua. L'argomento di oggi doveva essere un altro, ma siccome ho messo, adesso mentre faccio la registrazione mi dovresti vedere come sono baraccato. C'è un cassetto davanti che tiene un tripiede che devi vedere, compresi quelli dei cinesi che sono tutti già. Bisognerebbe che ti dessero un libro alto così di istruzioni, perché non si capisce mai niente. E davanti alla finestra, davanti a me ho tutto il panorama della valle, tutti gli alberi, e vedo già, nonostante sia presto, già il cambio dei colori della natura, e vedo lo scorrere della natura, no? E questo è un grande insegnamento già buddista, perché è la famosa impermanenza. Tanti dicono impermanenza la cosa, io voglio che rimanga così, che mi sta bene così. Può venire meglio, può venire anche peggio, ma può venire meglio, ma questo è lo scorrere della vita. Tanti mi dicono sempre di come faccio il Daimoku, di cosa penso del Daimoku, di che cos'è per me il Daimoku e via discorrendo, invece di rispondere sempre alle stesse domande, fare gli stessi argomenti, no? Ho pensato di dirti qua davanti, ma la meraviglia di fare Daimoku di fronte alla natura è la cosa più bella che ti possa succedere. Perché il Daimoku che cosa fa? Il Daimoku già apre la tua coscienza e dentro ti entra la bellezza, dentro ti entra la vita, dentro ti entra quell'albero, quel mare, quelle nuvole, quel sole, hai capito? Dipende dove sei, ma in mezzo alla natura, te tranquillo e che canti e che ti accordi all'universo, perché devi avere questo nel cuore ogni volta che fai Daimoku. Il Daimoku, gli amici musicisti lo sanno, è come il diapason. Il diapason cos'è? Detta proprio, è una farina, un pezzo di ferro, almeno una volta era così, no? Che praticamente vibra questi due a farvi riverenza, come te l'ho spiegato, non lo capirai mai. Digita diapason e li vedi, e vibra ad una determinata vibrazione, a 440 vibrazioni, e con questa vibrazione si accorda tutta l'orchestra. Ecco che quello è lo strumento che poi crea in fondo l'armonia. Il Daimoku tu devi immaginare come se fosse un diapason con l'universo, un diapason con l'universo che ti manda proprio, cioè che ti accorda con l'universo, e accordandoti all'universo tu diventi universo. E questo il senso che aveva Nichiren quando parlava di determinate cose, è questo che ti consiglio di fare, il Daimoku all'aperto. A me una volta mi è capitato di aprire la finestra in città, quando ancora abitavo in città, no? E dire, insomma, fare Daimoku qui con le macchine che passano, il casino e tutti i clacson e tutte gli affari. Poi mi è venuta l'idea, ho detto, allora faccio questo Daimoku per fare in modo che arrivi a tutte queste persone e che queste persone qua beneficino del mio Daimoku. Ti assicuro che è stata un'esperienza bellissima. Usa il Daimoku per queste cose qua. Non andare soltanto in giro a dire fai Daimoku che realizzi tutti i tuoi desideri. I desideri si realizzano quando tu stai bene. Il Daimoku è un mezzo per farti stare bene, per metterti in risonanza, non in risonanza,
per me, non so, non mi ricordo come si dice, ma per accordarti con l'universo. E questo realizza tutto ciò che deve ed è giusto che tu abbia nella tua vita, perché tutto quello, se tu ti metti lì a dire io faccio Daimoku perché voglio comprarmi una macchina sportiva e iscrivermi a un rally, no? Per te quello è un bene, ma può darsi che ti vai a impiantare, non è bene per quelli che ti amano. Noi non abbiamo la consapevolezza di ciò che è bene o male, tant'è che abbiamo fatto il proverbio non tutti i mali vengono per nuocere, perché quante volte quella che sembrava una fortuna si è rivelata una sfortuna. E ho già avuto modo di dire in questo senso qua, quindi è inutile chiedere, fare e pregare, stavo dicendo imbelinare, come si dice a Genova, no? Ma non volevo essere più internazionale, ho detto pregare, no? Quindi figurati la cultura che ti sto già sciolinando in questo modo qua, cerca di aprirti, usarlo come un grande respiro, come due grandi braccia che abbracciano proprio quello che tu hai di fronte. Ti renderai conto che ad un certo punto davvero ti sentirai abbracciato da tutto quello che hai intorno, ed è questo il Sutra del Loto. Il Sutra del Loto è un grande abbraccio, non è tanto il significato delle singole parole. Nelle singole parole c'è il Sutra del Loto, ma non è l'opposto. Il Sutra del Loto tu lo devi pensare come un soffio, come quella boccata d'aria che ti entra nei polmoni dopo che sei stato in apnea. Questo è il Sutra del Loto, tu devi vivere il Sutra del Loto in questo modo, perché è questo il Sutra del Loto, ed è questo che lo rende impareggiabile. È questa la grande fortuna che si ha. Ecco perché si dice dalla anche agli altri, ma dalla anche agli altri non significa scrivere i bigliettini o fare tutte queste cazzate qui che ho sentito, parlarne sempre, ogni volta che ci si trova in una qualsiasi compagnia. Io faccio Daimoku, potresti fare Daimoku anche tu, vieni con me, te lo faccio sentire, così almeno poi ricevi i benefici, come se fossero crediti. No, no, tu i benefici, tu li ricevi delle disgrazie facendo in questo modo qua, perché fai in modo che stai buttando via il Daimoku, cazzarola. Il Daimoku, buttare via il Daimoku è come buttare via un panino quando tu hai fame. Ma chi è che lo fa una cosa del genere? San Francesco? Ma chi è? È questo il punto. Tu fai del bene, ricevi i benefici della fede quando fai stare davvero bene le persone, non perché le metti lì in quadri per questo, per quell'altro, per questo, per quella. È questo che mi ha portato a cambiare totalmente la mia vita, no? È questo che mi ha portato a vivere di Sutra del Loto. È questo che mi ha portato a vivere il Sutra del Loto, perché vivere il Sutra del Loto significa respirare, darti il tempo, non mettersi lì e fare questo o quell'altro, osservare la bellezza, perché anche se tu abiti in una via del centro di Roma o del centro di Milano o del centro di Genova
se devo continuare a dirti il nome delle città, potrei andare avanti, ma mi fermo. C'è sempre la bellezza, tu troverai la bellezza si dice che negli occhi di chi ti guarda. Che cosa significa? Che la bellezza, per vederla, la devi trovare dentro di te e allora poi lo vedi. Se c'è tante macchine c'è la bellezza dei vari colori. Se c'è tante macchine c'è la bellezza che c'è tanta gente che ha tante speranze, che è lì per andare a lavorare perché magari ha dei sogni da realizzare. E questa è la bellezza. Non pensare che dentro al traffico non ci sia bellezza, che la bellezza sia soltanto davanti al mare, davanti al cielo stellato, davanti agli alberi e via discorrendo. La bellezza è ovunque. La bellezza devi trovare posto di farla entrare in te. E questo è il sutra del loto, è questo che mi ha portato oggi a cambiare letteralmente l'argomento che avevo in testa di darti, ma per darti, a mio modo di vedere, davvero la possibilità di sentirti libero. Si parla sempre di questa libertà. Ecco, sentirsi libero è davvero questa condizione di fare, di essere, stai respirando. Tanti mi dicono, non c'è nessuno che pratica per ringraziare e non è ancora provato questo tipo di bellezza, questo tipo di respirazione, fra virgolette, no? Non sei ancora entrato, è ancora un libro per te il Sutra del Loto. È ancora un insieme di regole dottrinarie, no? Vai oltre, ci arriverai, non ti incazzare, ci arriverai, non ti preoccupare, cioè, basta che lo vuoi, basta che ti indirizzi. Insomma, se devi andare a Milano non parti per Roma, che è dalla parte opposta, capisci? Basta che ti metti sulla strada giusta. E questo è quello che mi sentivo di condividere con te. Ciao, arrivederci.